Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi cerchiamo di capire se Dio esiste o Dio non esiste. Questo è un dilemma, ovviamente, che molti mi pongono sul canale. Ovviamente io sono dell'idea che Dio esista, però per darvi una spiegazione che questo è un falso problema di chi inizia ad approcciarsi al mondo spirituale, al mondo dell'aldilà, ed è un problema che blocca i più a fare un passo avanti, perché ovviamente il fatto di avere un Dio, un qualcuno che ci può giudicare, che può darci un castigo, una punizione o un premio, non piace ai più, non fa molto piacere alla maggior parte delle persone. Ma allora, come possiamo fare? Nessuno ha una soluzione, o meglio, il Buddha ha una soluzione. Ovviamente di Buddha al mondo ce ne sono stati tanti, ce ne saranno ancora tanti, perché Buddha significa risvegliato, oppure, se volete dirlo in un termine più occidentale, illuminato. Quindi noi parliamo però del Gautama. Gautama, sapete chi era Gautama? Gautama Siddhartha, Buddha. Quindi Gautama Siddhartha. Allora, una sera dopo aver avuto le illuminazioni, dopo aver avuto le sue rivelazioni, Gautama si incontra in un villaggio con tutta una serie, dove lui si è ormai posizionato, dove c'è tutta una serie di discepoli, di avventori, di persone che da lui si aspettano sempre qualche espressione profonda, qualche soluzione ai loro problemi, eccetera. C'è un discepolo che vuole fare questa domanda e non riesce a porre questa domanda, vuole sapere se Dio esiste. Quella sera prende il coraggio a due mani, si alza in piedi stando un po' nell'ombra per timidezza, per paura di ricevere un rimprovero, cosa? Alza una mano e chiede a Gautama Siddhartha e chiede al Buddha: ma esiste Dio? Solitamente il Buddha, quando gli facevano queste domande, si posizionava in maniera riflessiva, abbassando il capo, e non rispondeva mai. Quel giorno fissò il suo interlocutore negli occhi e gli diede una risposta secca: no! Allora il discepolo era contento e ci fu un grande mormorio tra i vari discepoli, tra i vari asceti, nel gruppo di persone sagge anche che lo seguivano. Un grande mormorio di eccitazione. Perché? Perché sapere che non c'è più qualcuno, non c'è più il dubbio che ci sia qualcuno che possa torturarti in qualche maniera, che possa darti un castigo, che possa punirti, che non controlla più quello che tu fai, finalmente la tua vita è tutta tua, puoi fare quello che ti piace, così che un domani, un futuro, nella vita dopo la morte, comunque non avrai nessuno che ti giudica, che ti punta il dito. Finalmente gli uomini sono padroni della propria vita. Ah, per il villaggio si diffonde la notizia, gente che inizia a brindare, gente che fa festa, tutti finalmente contenti e brindano e festeggiano tutto il giorno. Alla sera c'è un altro incontro con Siddhartha, con Gautama, e quindi Gautama al suo solito posto, seduto, comodo, in riflessione, in pacifica beatitudine, e si riuniscono tutti i discepoli, i saggi, gli avventori, tutti intorno a Gautama. C'è tra di loro
Adesso il termine indiano, sapete che non me lo ricordo, mi sembra che sia Gatwa. Sono quelle persone considerate nella cultura indiana che non credono in nulla, credono solo, anzi non è che non credono in nulla, credono solo nel mondo materiale, nelle cose fisiche, nelle cose materiali. Sono i più appassionati materialisti della cultura indiana, cioè quindi chi considera vero solo quello che può toccare, vedere, assaggiare, udire. E anche questo ha un dubbio perché lui ha passato l'intera vita, ormai è anziano, ha passato l'intera vita andare in giro di villaggio in villaggio mentre mercanteggiava, mentre faceva i suoi affari, a convincere le persone che Dio non esiste, Dio non c'è, non esiste il mondo spirituale, non esiste niente, esiste solo quello che possiamo toccare, commerciare, vendere, comprare. Però un giorno gli è venuto un dubbio, ma se invece questo Dio esistesse, e se poi io vivo nell'aldilà, questo mi hanno detto che è molto bravo a infliggere delle punizioni, le punizioni potranno essere anche terribili. Poi, ovviamente, come tutti i commercianti, ha commerciato anche libri e quindi sicuramente avrà letto qualche libro come il libro tibetano dei morti. E quindi anche lì che gli parla di questo mondo dell'aldilà, è venuto a conoscenza sicuramente di altri libri più antichi dove comunque si parla del mondo spirituale, quindi qualche dubbio adesso che è anziano comincia a venirgli. Allora anche lui un po' timidamente nell'ombra si alza la mano, guarda Gaudama, guarda il Buddha Siddhartha, Gaudama Siddhartha, Buddha, con fare un po' timido, ma dopo la sua modalità di fare mercato, di fare commercio, prende il sopravvento e quindi chiede: esiste Dio? Il Buddha lo guarda e risponde: sì! Un mormorio tra la folla, discepoli, avventori, grandi saggi, un mormorio. Ma come questa mattina ha detto no? Adesso dice sì, oddio, abbiamo festeggiato, abbiamo fatto, adesso Dio ci punirà. La fine di tutto sarà. Allora il Buddha Siddhartha Gaudama spiega, inizia a parlare e spiega. È importante questo dubbio, perché questo dubbio vi dice che sapete di non sapere. E quindi non dovete perdervi sulla valenza se c'è o non c'è, perché se passate parte della vostra vita lavorando, vivendo in nome di Dio e questo poi vi viene il dubbio che non c'è, vivete male, ne soffrite, avete fatto sacrifici per cosa? Per chi? Se invece ve ne siete altamente fregati dell'esistenza di Dio, avete fatto un po' quello che avete voluto e dopo vi viene il dubbio che Dio c'è e che quindi forse non avrete ancora tempo di vita per mettervi al riparo, è la fine. Vivete male. Allora l'importante è sapere di non sapere e quindi questo vi creerà voglia di conoscere, voglia di sapere, voglia di interrogarvi, voglia di avere dubbi. Ecco cosa ha risposto il Buddha, Gaudama Siddhartha Buddha, ai suoi adepti, ai suoi discepoli, ai saggi dei villaggi che si riunivano presso il suo villaggio, quando gli viene fatta la domanda se esiste Dio. La risposta io spero che voi l'abbiate capita perché è abbastanza
chiara, è abbastanza certa. So che molti di voi mi scriveranno adesso sotto nei commenti, ma esiste o non esiste? La risposta qual è? La risposta è che voi dovete fare un percorso di illuminazione, un percorso spirituale attraverso il quale capirete da voi stessi medesimi se Dio esiste o Dio non esiste, perché indipendentemente dalla risposta che io vi darò o che il Buddha vi darà, la vostra opinione rimarrà un dubbio. Quindi, cari amici, cari amiche, l'unica cosa che potete fare è sapere di non sapere e incominciare un percorso. Ci vediamo nel prossimo video, mettete il like, iscrivetevi al canale che è molto importante. Ciao a tutti da Ermanno.